Esiste un metallo argentato, pesante e caldo al tocco, che la Terra aveva deciso di cancellare dalla sua superficie miliardi di anni fa. Questo video ci è stato suggerito da un utente. Trovi i dettagli in descrizione. Oggi questo metallo sta silenziosamente crescendo di volume nei depositi sotterranei di tutto il mondo. Non lo trovi in natura, non lo scavi in miniera. Lo creiamo noi, per sbaglio, ogni singolo giorno. L'uranio lo conosci benissimo. Il plutonio lo temi, perché sai cosa può fare a una città. Ma tra questi due giganti della tavola periodica si nasconde un'ombra. Il numero 93, il nettunio. Un elemento che stiamo trattando come semplice spazzatura, ignorando il suo vero, terrificante potenziale. Per capire perché il nettunio è un problema, devi prima guardare dove nasce. Immagina il cuore di un reattore nucleare commerciale. Centinaia di barre di uranio immerse nell'acqua. Qui dentro infuria una tempesta invisibile. Miliardi di particelle subatomiche sfrecciano a velocità folli, scontrandosi e rompendo atomi per generare l'energia che accende la tua televisione o carica il tuo telefono. Ma in mezzo a questo caos perfetto, qualcosa va storto. Non tutti gli atomi di uranio si rompono. Alcuni, invece di esplodere, ingoiano il proiettile. Assorbono un neutrone e in quell'esatto istante smettono di essere uranio. Fermati a guardare questo processo, perché ha del miracoloso. È la vera alchimia. L'atomo di uranio ha appena catturato un neutrone. Ora è troppo pesante, è instabile, si contorce. Per ritrovare l'equilibrio sputa fuori una piccola carica elettrica negativa. È come se si togliesse un peso dal petto, ma cambiando la sua carica elettrica, cambia la sua intera identità. L'elemento numero 92 è appena diventato l'elemento numero 93. È nato il nettunio, un fantasma forgiato nel fuoco nucleare. È la cosa più assurda. Ne produciamo tonnellate ogni anno, senza volerlo. È uno scarto di fabbrica. Ma chiamarlo scarto è un errore che potrebbe costarci carissimo. Quando gli ingegneri spengono il reattore per cambiare il combustibile, tirano fuori queste barre metalliche altamente radioattive. Dentro c'è un po' di tutto. C'è l'uranio avanzato, c'è il plutonio, che i governi guardano con estrema attenzione perché sanno che serve per le armi nucleari. E poi c'è lui, il nettunio, circa lo 0,05% del peso totale. Sembra pochissimo, vero? Una frazione minuscola. Per decenni gli scienziati lo hanno guardato e hanno detto: mettiamolo via insieme al resto delle scorie. È solo un sottoprodotto fastidioso. Ma c'è un dettaglio che abbiamo saltato. Un dettaglio che cambia tutto. Il nettunio non è solo una scoria, è un esplosivo perfetto. Entriamo nella fisica pura. Cosa rende un materiale capace di distruggere una città? La risposta è una reazione a catena. Immagina una stanza piena di trappole per topi, ognuna con una pallina da ping pong sopra. Ne fai scattare una. La pallina vola, ne colpisce altre 2, che ne colpiscono 4, poi 8, poi 1000. In una frazione di millisecondo tutto esplode. Questa è la massa critica. L'uranio lo fa. Il plutonio lo fa. Per molto tempo si è creduto che il nettunio non potesse farlo in modo efficiente. Si pensava fosse troppo pigro, troppo stabile per innescare quell'inferno esponenziale. Finché un gruppo di ricercatori non ha fatto i calcoli giusti e i risultati facevano paura. Il paradosso è questo: il nettunio non reagisce ai neutroni lenti. Quelli che usiamo normalmente nei reattori per generare energia dolce e controllata, su di lui non hanno effetto. Rimbalzano o vengono assorbiti senza drammi. È come lanciare un sassolino contro un vetro blindato. Ma cosa succede se usi un proiettile perforante? Se il nettunio viene colpito da un neutrone veloce,
ad altissima energia, la sua struttura si spezza. Il vetro va in frantumi. L'atomo si divide in due metà perfette, liberando un'energia devastante e soprattutto sputando fuori altri neutroni veloci. La reazione a catena è possibile. Il nettunio è materiale fissile, è la materia prima per una bomba atomica. I fisici chiamano questo limite massa critica. È la quantità minima di materiale che devi mettere insieme perché la reazione si autosostenga. Se ne hai di meno, i neutroni scappano via nel vuoto e la reazione si spegne. Per l'uranio arricchito servono circa 52 kg. Per il plutonio, il materiale prediletto dai militari, ne bastano 10. Una sfera grande quanto un'arancia. E per il nettunio, una sfera di 60 kg di nettunio 237 non emette calore sufficiente a brillare o a fondere oggetti circostanti. La sua potenza termica specifica è estremamente bassa, circa 0,02 watt per chilogrammo. Una sfera metallica solida, grande più o meno come una palla da bowling. Se riesci a isolare quella quantità e la comprimi nel modo giusto, ottieni un'esplosione nucleare completa. Nessun limite teorico te lo impedisce. Ma c'è una cosa che rende questa sfera da 60 kg un incubo ingegneristico. Il nettunio non sta mai fermo. Anche senza innescare un'esplosione, i suoi atomi decadono naturalmente. E mentre lo fanno, emettono radiazioni e calore. Molto calore. Se ti trovassi nella stessa stanza con quella palla da bowling d'argento, una sfera di nettunio 237 puro non emette una dose letale di radiazioni in pochi minuti. Sebbene sia radioattivo, emettitore alfa e gamma tramite il suo prodotto di decadimento protoattinio 233, il T, il metallo, brillare di un bagliore rossastro. Sarebbe rovente, impossibile da toccare, impossibile da nascondere in una valigia senza che fonda tutto ciò che ha intorno. È un demone caldo. E proprio questo calore è il motivo per cui, per molto tempo, nessuno si è preoccupato che potesse essere rubato. Se sei ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. E c'è molto altro da scoprire. Ora arriva il vero problema. Un problema politico, non fisico. A livello internazionale, l'uranio arricchito e il plutonio sono sorvegliati come le cose più preziose e pericolose del pianeta. Esistono trattati, ispezioni, telecamere blindate, agenzie internazionali che contano ogni singolo grammo. Il nettunio 237 è monitorato dall'IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, fin dal 1999. Sebbene non sia soggetto agli stessi protocolli di ispezione fisica stringenti del plutonio o dell'U, un errore di valutazione monumentale. Quindi, dove si trova adesso tutto questo metallo? Non è in basi militari segrete, è molto più vicino a te. È stoccato nelle piscine di raffreddamento delle centrali nucleari civili di tutto il mondo. Vasche profonde d'acqua purissima, illuminate da un bagliore azzurro spettrale chiamato radiazione Cherenkov. Lì sotto, insieme alle vecchie barre di combustibile, riposano decine di tonnellate di nettunio. Aspettano. Nessuno lo ha separato. È mescolato in un cocktail radioattivo mortale. E finché rimane in quelle piscine, sotto 10 metri d'acqua, è al sicuro. Ma le piscine si stanno riempiendo e prima o poi quelle barre dovranno essere spostate. Il pericolo reale si presenta quando un paese decide di riciclare il proprio combustibile nucleare. Esistono impianti chimici colossali progettati per sciogliere le vecchie barre nell'acido e recuperare l'uranio e il plutonio riutilizzabili. Durante questo processo, il nettunio viene separato chimicamente, diventa puro. Una volta separato chimicamente, il nettunio 237
diventa in realtà più facile da maneggiare rispetto a quando è mescolato nel combustibile esausto, ma il testo si contraddice. Prima afferma che il MET ottenere 60 kg di nettunio puro da un impianto di ritrattamento commerciale civile è tecnicamente molto più facile che costruire gigantesche centrifughe nascoste nel deserto per arricchire l'uranio. È una scorciatoia, una porta sul retro per l'atomica, lasciata socchiusa dalla burocrazia. E se non lo ricicliamo? Se decidiamo di seppellirlo e dimenticarcelo per sempre? C'è un altro incubo geologico ad aspettarci. Il nettunio ha una caratteristica chimica subdola. Al contrario del plutonio, che tende a restare bloccato nelle rocce, il nettunio ama l'acqua. È altamente solubile. Seppellisci un fusto radioattivo a 500 metri di profondità. Credi di essere al sicuro, ma se una faglia geologica si apre, se l'acqua sotterranea entra in contatto con il metallo, il nettunio si dissolve. Diventa un fiume invisibile. Può viaggiare attraverso la roccia porosa, risalire le falde acquifere e, in un lasso di tempo sufficiente, arrivare in superficie. Entrare nella catena alimentare. Dobbiamo parlare di tempo. Non il tempo umano, misurato in generazioni o in secoli. Parliamo del tempo profondo della Terra. Ogni materiale radioattivo ha un'emivita. Il tempo necessario perché metà della sua massa decada e smetta di essere pericolosa. L'emivita del nettunio 237 non si misura in decenni, si misura in 2.144.000 anni. Fermati, torna indietro. Stiamo parlando di una scala temporale incomprensibile. L'Homo sapiens cammina su questo pianeta da appena 300.000 anni. Il nettunio che abbiamo creato ieri nei nostri reattori sarà ancora lì, caldo, tossico e fissile, quando di noi non ci sarà più alcuna traccia. Come avverti le generazioni future di non scavare? Come lasci un cartello di pericolo che duri 2 milioni di anni? Tutte le lingue che parliamo oggi saranno morte e dimenticate. I simboli del pericolo radioattivo non avranno alcun senso. I governi stanno progettando enormi lastre di granito scolpite con forme minacciose, spuntoni di pietra e messaggi matematici, sperando di incutere terrore in chiunque o qualunque cosa trovi i nostri depositi. Stiamo cercando di comunicare con un futuro così remoto che potrebbe essere abitato da una specie completamente diversa. Tutto questo per nascondere il fantasma di un metallo che abbiamo creato per accendere le nostre lampadine. Siamo diventati gli dei del nostro piccolo mondo. Abbiamo spezzato le regole della natura. Quando l'universo ha formato la Terra, ha lasciato che gli elementi più instabili bruciassero e si spegnessero nel buio del cosmo. Ha lasciato un pianeta stabile. Noi, spinti dalla nostra inesauribile fame di energia, abbiamo riacceso fornaci che si erano spente all'alba dei tempi. Abbiamo resuscitato il nettunio. Lo abbiamo tirato fuori dall'abisso dell'impossibilità fisica e lo abbiamo portato nel nostro mondo. E ora non sappiamo come liberarcene. È il prezzo definitivo del nostro progresso, un debito che non pagheremo noi, ma che abbiamo lasciato in eredità all'eternità. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra infinite. Non stai guardando il cosmo, sei il cosmo che guarda se stesso. L'universo non ha bisogno di te, eppure eccoti qui a costruire demoni di metallo per sconfiggere il buio. Io sono Renderium. E questo era il fantasma del 93, l'elemento che sopravviverà ai nostri ricordi. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, l'ombra della nostra scienza ha ancora abissi inesplorati da svelarti.